Bentornati sul canale, sono ormai arrivato alla fine della mia infinita migrazione da OpenHub 2 a OpenHub 3. Direi appena in tempo perché tra un po' sicuramente uscirà la versione 4 e quindi dovrò ricominciare tutto da capo. A parte gli scherzi, prima di terminare definitivamente la migrazione volevo fare ancora un ulteriore step andando a installare il System Info Binding che permette di ricevere in OpenHub le informazioni del sistema sul quale è installato. Queste informazioni possono essere di vario tipo, come ad esempio l'utilizzo del processore, lo spazio disco, la memoria occupata e tanto altro. Andiamo quindi a installare il binding, lo configuriamo e andiamo a visualizzare le informazioni. Partiamo dalla pagina ufficiale della documentazione relativa al binding System Info, dove appunto ci vengono indicate quali sono le informazioni che si possono recuperare utilizzandolo. Il binding ci mette a disposizione un'unica Fink che è il computer. All'interno di questa Fink abbiamo tutta una serie di proprietà e canali che ci permettono appunto di agganciare le informazioni del sistema sottostante al servizio di OpenHub. Le informazioni sono di vario tipo, io a campione ne prenderò qualcuna così giusto per capire come far funzionare questo binding e poi man mano che ne avrò bisogno le andrò a integrare. Andiamo quindi sull'interfaccia di OpenHub e andiamo a installare il binding. Cliccando su Bindings lo cerchiamo, lo seleziono e lo installo. Attendiamo qualche secondo ed ecco che l'installazione è andata a buon fine. Quindi torniamo indietro e andiamo a vedere la Fink e andiamo ad aggiungerla. Cerco il mio System Info, seleziono la Fink tipo System Info e lascio tutto di default. Creiamo la Fink, andiamo a cercarla. Ecco, vedete che correttamente ha agganciato il sistema operativo, la versione del kernel, eccetera. Andiamo a vedere i canali, ce ne sono tanti, con l'Advanced ne vediamo ancora di più, quindi adesso andiamo a crearci l'equipment, lo mettiamo sotto casa, lo chiamiamo semplicemente EQ System Info, come icona mettiamo Settings, come semantic class vediamo se abbiamo qualcosa di utile. Non trovo niente che vada bene. Vabbè, lasciamo equipment standard. Adesso andiamo sui canali e scegliamo le informazioni che ci interessa acquisire. Quindi possiamo mettere la memoria totale, la memoria disponibile in percentuale, mettiamo anche la usata, lo storage totale, disponibile, usato con le relative percentuali, mettiamo temperatura CPU, il carico degli ultimi 15 minuti, poi possiamo mettere le informazioni di rete, quindi l'IP address, anche questo può essere interessante, sent received, i megabyte inviati e ricevuti dalla scheda di rete e boom. Adesso andiamo un po' a sistemare i nomi. Adesso andiamo a sistemare le classi semantiche. Ok,
fatto delle cose abbastanza indicative, poi vediamo se le sistemo. Non metto le icone perché non ho voglia di andare a scegliere tutte le icone per queste informazioni. Ok, ho aggiunto un po' tutto. Vediamo intanto se le info arrivano. Quindi memoria totale, ok, 4 giga, disponibile 2,3, usata, vabbè, percentuale, ok, storage, direi che c'è tutto, CPU temperature. Ah, l'indirizzo IP non lo prende. Vabbè, a questo punto non lo usiamo. Vabbè, vediamo se poi arrivano queste informazioni o se c'è da fare qualche configurazione particolare. A questo punto vado a verificare sulla home page dove ci sono tutte le informazioni l'aggancio con il modello semantico, quindi posso andare su Equipment, Miscellaneous perché non gli ho dato nessun equipment specifico e qui ho le varie info. Devo poi solo verificare queste due, però vediamo se col tempo i dati arrivano o no. Devo fare ancora uno step, cioè quello di andare ad aggiungere agli item che ho appena creato la persistenza, in modo tale che poi possa utilizzare Grafana per creare dei grafici. Quindi andiamo sui settings, andiamo sul nostro modello, dentro casa, system info e le varie misure. Quindi aggiungiamo i metadata per visualizzare le informazioni su Grafana. Quindi selezioniamo la misura, aggiungiamo il metadata, InfluxDB. Ok, dopo aver settato i metadata InfluxDB, sui vari item devo abilitare la persistenza andando ad aggiungere come parent group gr persistence e così via su tutti. Ok, ho completato. A questo punto i dati dovrebbero venire scritti su InfluxDB. Nel prossimo video andiamo a inserire queste informazioni sulla sitemap che uso dallo smartphone, sulla pagina del pannello sul tablet. Facciamo qualche grafico su Grafana, magari facendo passare qualche giorno in modo tale che le informazioni vengano acquisite.